adesso da Bologna abbiamo preso l'autostrada che ci porta sull'Adriatico, stiamo andando a Osimo, lì abbiamo un altro appuntamento con un privato, abbiamo già concordato l'acquisto di alcuni oggetti e speriamo di comprarne altri. Un privato che ha una casa in dismissione ci ha chiamato, come spesso succede in tutta Italia, da tutta Italia. Noi abbiamo concordato l'acquisto di alcune cose e poi andiamo e speriamo ovviamente di comprare qualcos'altro. Ieri sera ho fatto il sopralluogo in questa bellissima abitazione del centro di Bologna, ho visto dei mobili che mi interessano, per i quali ho fatto delle offerte e queste persone mi faranno sapere, sono diversi eredi e ne devono parlare tra di loro, e ho comprato solo una piccola porcellana cinese che ho dietro, quindi non ve la posso far vedere, dopo ve la farò vedere. È un piatto del 1920 circa, quindi epoca Repubblica, molto carino, purtroppo un pochino sbeccato. Adesso vi volevo, intanto abbiamo del tempo perché dobbiamo fare un viaggio lungo, quindi per chi è interessato vi volevo leggere alcuni dei commenti vostri che abbiamo sul canale e commentarli insieme a voi. Innanzitutto mi scuso perché io non ho tempo, le mie giornate lavorative sono molto frenetiche. Io ho all'incirca 150-200 persone che mi scrivono tramite WhatsApp, altrettante tramite email, le telefonate, le persone che entrano per comprare, le persone che entrano per vendere. Io non ho tempo di rispondere a tutti i commenti che mi arrivano su questo canale YouTube. Rispondo solo a alcuni, per esempio a quelli di Facebook non rispondo proprio perché non ci vado mai, non ho assolutamente tempo. Idem per Instagram, quindi non mi scrivete mai. Se avete qualcosa da dirmi, ricordatevi sempre che il modo migliore è tramite WhatsApp. Però alcuni commenti sono così simpatici che ho voglia di condividerli con voi, altri sono veramente poco simpatici e talvolta siamo costretti a bloccarli perché sono degli insulti, però questo ci sta, il social, noi siamo specializzati, ormai abbiamo social da tanti anni, Facebook, penso la mia pagina sarà forse 10 anni che ce l'ho, quindi sappiamo che cos'è il web, non è un problema, quindi insomma insultateci pure. No, scherzo ovviamente. E ovviamente gli insulti sono riservati soprattutto ai video che ho fatto in passato su Sgarbi, perché lì sono subentrati i tifosi dell'una e dell'altra parte che mi hanno entrambi insultati, quindi i pro Sgarbi mi hanno detto che io sono troppo contro Sgarbi, i contro Sgarbi mi hanno detto che sono troppo pro Sgarbi, poi ci sono quelli insoddisfatti di natura che mi hanno detto che sono addirittura troppo imparziale, quindi in pratica me le sono prese da una parte e dall'altra, però insomma sono contento di averlo fatto, comunque il video ha avuto un grosso successo. Per quanto riguarda i commenti che ricevo invece sui canali, sui video che parlano di antiquariato, sono sempre molto carini. Innanzitutto ringrazio tutti per i complimenti. Poi molti si lamentano del volume e del fatto che metto il telefonino verticale, ma io sono un antiquario, quindi insomma dal punto di vista proprio della mia genetica non sono molto bravo con la tecnologia, però cerco di fare del mio meglio. Comunque abbiamo comprato, non so se vi siete resi conto, una telecamera che si chiama, come si chiama? Insta360 Ace Pro. Spero che sia buona. Abbiamo comprato anche questo microfono, quindi adesso i problemi tecnici dovremmo averli risolti. Anche ieri in un mercatino di Bologna abbiamo incontrato un signore che ci ha detto: io guardo sempre i suoi video, ma risolva questo problema di questo microfono. Ecco, adesso dovrei averlo risolto, spero che sia un buon microfono. Quindi, a parte questi commenti di questi consigli, che comunque ricordatevi, i consigli sono sempre utili, quindi dateli sempre. Poi c'è un commento simpatico di un Andrea Fanzago che dice: ma si spacciano tutti per ecologisti e poi vanno all'Ikea a comprare i mobili, così disboschiamo il mondo. Ecco, bravo, io la penso esattamente come te, Andrea. Cioè, noi ci spacciamo un po' tutti quanti per ecologisti e effettivamente il problema dell'ecologia, del salvare il pianeta, è un problema molto attuale. Però poi alla fine nei comportamenti di tutti i giorni molto spesso ci comportiamo in senso opposto, anche per quanto riguarda andare a comprare un arredo. C'è tanta differenza tra comprarlo
nuovo, quindi da un Ikea, Leroy Merlin o qualsiasi altra, e comprarlo usato in un mercatino dell'usato, in un negozio di antiquariato. Alcuni di voi staranno dicendo, sì, ma chi è che ha 10.000 euro per comprare un comò? Ma quali 10.000 euro? Oggigiorno un comò antico costa 200 euro, avete visto il video del mercatino di Bologna, e anche alla fiera del BID. I prezzi sono molto bassi, sono quasi come quelli dell'Ikea, quindi veramente non c'è più nessun tipo di scusa per non fare un acquisto che, tra l'altro, oltre a essere un buon investimento, potete dare una mano anche al pianeta. Perché una mano? Perché, un attimo solo, devo rispondere, il lavoro. Ciao Fabrizio, dimmi. Sì, dimmi, tu hai il suo numero di telefono e lei ha il tuo, quindi vi dovete... Dimmi. No, non ce la fai, devi andare col furgone più grande. Sono 10-12 mobili. Non ti ho mandato la lista? Saranno 7-8 però. Ok, ciao. Allora ricordatevi, questo è il trasporto dell'acquisto di domani. Ho comprato un bel arredamento sulla Balduina, ci sono tanti mobili. Se siete di Roma venite a vederli, sono mobili dell'800 di importazione, inglesi, francesi, danesi. Li vendiamo a 2 lire, venite a vederli. Di che stavo parlando, lo ricordi? L'ambiente. Quindi comprare un mobile antico o comunque usato, ma anche un vestito, qualsiasi cosa, vuol dire avere un occhio di riguardo non solo quindi per il vostro portafoglio, ma anche per l'ambiente. Quindi riflettete su questa cosa. I mobili nuovi viaggiano con degli imballi, con del polistirolo, con del cartone, sono fatti con del legno o comunque dei materiali affini prelevati in natura. I mobili usati sono già stati fatti. Questa è una grossa differenza, quindi ricordatevelo quello quando si tratta di fare un acquisto. Io lo dico sempre anche alle mie figlie, che da brave adolescenti fanno queste manifestazioni oceaniche che bloccano tutta Roma per l'ambiente, poi si vanno a comprare i vestiti nuovi a via del Corso. Questo non ha senso. Una persona che fa la manifestazione per l'ambiente, glielo dico sempre, poi si deve andare a comprare i vestiti al mercatino dell'usato, e loro mi dicono sì, ma non vanno di moda. E chi se ne importa della moda? Ma liberiamoci dalla moda. Guardate io che maglione che mi sono messa, insomma, chi se ne frega della moda. Cerchiamo di rispettare l'ambiente, quindi facciamolo anche nel quotidiano e non solo nei grandi discorsi che tutti facciamo nei social, facciamolo nel quotidiano. Quindi grazie Andrea, ecco, ridico il nome perché è un ragazzo, Andrea Fanzago, ti ringrazio per il tuo commento che mi ha dato spunto di aprire questo discorso. Poi c'è un altro che si chiama Tavros che dice: ciao, hai un canale bellissimo che ha delle potenzialità enormi, sei competente e interessante, secondo me il tuo canale decolla, però investi qualcosa nei video, giusto? Ti voglio vedere in televisione come Drew Pritchard. Allora, Tavros, Drew Pritchard è un colosso della comunicazione, è una trasmissione seguita da 60-80 milioni di persone in tutto il mondo. Noi abbiamo un canale YouTube di 6-7 mila iscritti, quindi ti ringrazio per il paragone, ma proprio siamo lontani anni luce da quella realtà. Comunque, insomma, noi abbiamo questo canale YouTube più per divertirci e per passare un pochino di tempo con degli appassionati che per altro. Dal punto di vista poi della differenza tra me e Drew, che conosco personalmente, perché non l'ho conosciuto quando importavo dall'Inghilterra, perché secondo me non c'era, perché io gli antiquari inglesi, avendo vissuto tanti anni in Inghilterra e avendo importato per decenni dall'Inghilterra, li conosco un po' tutti quanti. Lui non l'ho mai conosciuto, nonostante abbia fatto abitualmente le fiere di Swinderby, di Newark, Camden Passage, non l'ho mai visto, però l'ho conosciuto in un negozio in Olanda anni fa da Thomas Strijdagen e ci ho parlato. È un ragazzo simpaticissimo, semplicissimo, che fa un lavoro simile al mio, ma non è lo stesso mio. Intanto simile perché siamo entrambi runner. Runner in inglese significa
viene identificato l'antiquario che si muove. Ci sono diversi tipi di antiquari. L'antiquario si può fare in diversi modi, occupando diverse nicchie di mercato. Il runner è quello che gira in continuazione alla ricerca di antiquariato. Drew lo fa anche molto bene, e lo faccio anch'io. Come vedete, sto sempre sul furgone, in macchina, sul motorino, mi muovo in continuazione. Quindi siamo entrambi runner, però la differenza fondamentale, ci sono due differenze fondamentali tra me e quelli come Drew, che io compro antiquariato a 360 gradi. Mi potete vedere comprare un oggetto da 50 euro, ma posso anche comprare un oggetto che vale molto ma molto di più. Posso comprare una cosa del 500, del 600, una cera antica, un bronzo antico, un dipinto, qualsiasi cosa. Molto spesso lo compro completamente da solo. Quando non arrivo per questioni economiche, faccio entrare in società un antiquario specializzato in quel settore. Vi faccio un esempio: se mi viene proposta una tempera del 500 che costa 100.000 euro, ecco, io in tutta sincerità non ho 100.000 euro, però ho la competenza e la conoscenza del mercato per comprarla, quindi farò entrare con me, che lo porto nella casa, il massimo esperto di quel settore, e magari entrerà a 50% con me. Ogni volta che ci sono fiere importanti come Maastricht o come la Biennale di Firenze, ci sono opere mie all'interno di queste fiere. Non ci sono io personalmente, perché io ho scelto di occupare un'altra nicchia del mercato, perché a me mettermi la giacca e la cravatta per andare a stare 10 giorni in fiera sarebbe proprio la mia morte. Però le mie opere ci sono, le opere che ho comprato, spesso in società con altre persone, o spesso a persone, a commercianti che ce l'hanno in conto vendita. Quindi questo è la prima differenza, perché Drew in realtà compra soltanto 900, è raro vedere Drew che compra qualcosa dell'800 più antica, per una sua scelta, per carità, ognuno di noi sceglie di fare il lavoro che vuole. Quindi io faccio, antiquariato a 360 gradi, e lui lo fa magari a 120 gradi. E detto questo, l'altra differenza fondamentale tra me e Drew è il fatto che lui compra molto spesso, al 95%, da altri colleghi. Se voi conoscete la trasmissione, sapete che Drew Pritchard va a trovare persone che lo chiamano, che hanno un grosso negozio, un grosso magazzino. Lui si fa un giro, poi esigenze televisive vogliono che lui ogni volta trovi qualcosa. In realtà, ve lo dico per esperienza, non sempre va a finire che uno compra qualcosa. Seguendo me, che è un canale reale al 100%, che non deve seguire le esigenze di immagine televisive, vedrete che io la maggior parte delle volte non compro proprio niente, perché questa è la realtà. Invece in queste trasmissioni, come ho già detto pure prima, c'è sempre l'affare dietro l'angolo, la cosa che viene comprata a 100 euro però in realtà ne vale 1000. Ecco, in realtà non è così, anche perché se no ci sarebbero migliaia di antiquari ovunque che fanno questo lavoro. Invece stiamo diventando sempre di meno, perché il lavoro è difficile, di opere se ne trovano poche, il prezzo bisogna sempre offrire una cifra giusta, se no non si compra, quindi il guadagno è ridotto, e l'affare vero e proprio non è mai dietro l'angolo come può sembrare guardando queste trasmissioni. Quindi queste sono le due differenze principali, perché io, a differenza di Drew, compro al 99% da privati. Quindi quando mi vedete che entro in un mercatino o in una fiera, lo faccio perché ho del tempo e perché stavo là per un'altra ragione. Oggi siamo andati al BID perché io ieri sera sono andato in una casa del centro di Bologna a vedere due comò, se no non sarei andato al BID. E nonostante sia una fiera molto interessante, però sta a 450 km da casa mia, e quindi fare 900 km andata e ritorno senza avere la certezza di acquistare, io oggi come oggi non lo faccio. Però se mi trovo in zona, senz'altro vado, e consiglio a tutte le persone che siano in zona di andare, anche se siete proprietari di mercatini dell'usato, andate lì e vedete, perché c'è sempre un buon acquisto che si può fare. Quindi queste sono le due differenze principali. Drew compra da antiquari, io compro da privati. Drew compra soprattutto modernariato, io compro soprattutto antiquariato, però siamo entrambi gente che corre, runner,
quindi quella categoria particolare di antiquario che ha dedicato la sua vita e la sua esperienza commerciale alla ricerca dell'oggetto, più che alla sua vendita. Ci sono invece altri antiquari, diciamo la maggioranza di essi, che scelgono una ricerca magari inferiore, dedicano più tempo alla vendita, all'immagine, hanno magari bellissime gallerie nel centro di Milano o di Roma o di Napoli, fanno le fiere importanti in giro per il mondo. Sono tutte, diciamo, nicchie interessanti, ognuno si deve scegliere quella che è più confacente alla sua natura umana. Io ho fatto le fiere in passato, ho fatto per anni la fiera di Parma, ne ho fatte altre, devo dire che no, anche no, è una noia mortale, non mi piace per niente, non mi piace vendere, non mi piace il rapporto col pubblico, mi piace molto comprare, andare nelle case delle persone e avere magari un rapporto umano con loro e sentire la storia del loro arredo, come hanno fatto i genitori a acquistare, i nonni. Ecco, queste sono esperienze di vita che mi piacciono moltissimo, anche non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista umano. Quindi preferisco frequentare chi deve vendere che chi deve comprare. Ovviamente ho un venditore molto bravo che è Marco, che lui invece si dedica molto alla vendita, di più alla vendita, quindi se verrete un giorno a trovarci sarò felice di stringervi la mano, però molto probabilmente parlerete poi con Marco, a meno che non siate degli antiquari, in quel caso parlerete con me. Quindi vediamo se ci sono altri. Grazie quindi Tavros del confronto che hai fatto tra me e Drew Pritchard, però ti ringrazio, ma non regge proprio. Drew tra l'altro secondo me è molto più simpatico di me, non credo che avrò mai il suo successo. Soprattutto si veste meglio. E senz'altro si veste meglio, nonostante sia inglese, non dovrebbe, però senz'altro si veste meglio. Comunque l'ho conosciuto personalmente, devo dire che è un ragazzo simpaticissimo. Mi ricordo che in questo negozio in Olanda stava facendo delle riprese con la sua troupe e quando l'ho conosciuto si stava riposando su un divano, diciamo che si era anche un attimino abbioccato, si è alzato, mi ha salutato, mi ha parlato, un ragazzo semplicissimo, veramente un grosso piacere è stato conoscerlo. Poi sono venuti anche anni fa il suo agente per fare vedere il mio magazzino, se era il caso di fare una trasmissione, però non li abbiamo più sentiti, forse l'hanno reputato poco interessante per la loro trasmissione. Ciao amore, dimmi. Ennio Calabria, sì. Scrivi attribuibile perché non abbiamo ancora il parere dell'archivio. Attribuibile a Ennio Calabria, scrivi il prezzo che ho scritto e mettilo in vendita. Olio su tela. Ciao, scusate, il lavoro mi chiama, quindi vediamo se ci sono altri commenti. Il video orizzontale, prometto, non vedrete mai più un video verticale. Mamma bellissima, grazie, apprezzo tanto i tuoi video, attendo il video della Fiera di Bologna. Speriamo che vi piaccia, sarà pieno di parti offuscate per rispettare la privacy degli espositori. Top content, sempre come sempre maestro proprio, sei esagerato Marco, comunque grazie. Vogliamo più video così. Ciao, lo smartphone lo devi girare, video interessante, complimenti Gianluca, bel video. Secondo me è acero fiammato il top di quel tavolo. Avevo fatto vedere un tavolo qualche giorno fa nel mio negozio, ho confessato di non sapere il nome del legno, mi avete scritto in tanti avete indicato come acero, verificherò, non ho ancora avuto modo di verificare, a me sembra più un mogano, però se è acero, basta. Quindi vediamo altre. Vabbè, i commenti di Sgarbi, quelli non mi appassionano, non mi appassiona questa storia più. Molto bravo maestro, spiegazioni veloci. E niente, poi magari con calma cercherò altri commenti. Voi
fate sempre dei commenti carini in modo che poi io li possa commentare, ringraziare, oppure se mi offendete non vi ringrazierò, però magari li commento comunque. Video incredibile, complimenti davvero, mi sono innamorato delle ceramiche bianche e del quadro ad olio della signora che ricorda la Medusa. Grazie Art Live. Il comò è bellissimo, la camera da letto spettacolare. Bell'outfit. Ah, bello outfit sarebbe come se un vestito. Vedi, c'è qualcuno a cui piaccio. In genere ai miei amici non piace come mi veste, però c'è. Che bello tutto, anche i pavimenti. Sì, quando entriamo nelle case delle persone, senz'altro sono appartamenti belli. Roma è un posto fantastico per fare questo lavoro, perché nelle case dei romani si trovano degli arredi che ti lasciano tante volte senza fiato. Mi reputo fortunato, non vorrei mai fare questo lavoro in nessun'altra città. In realtà l'ho fatto a Londra per anni, andavo a comprare anche nelle case così come faccio adesso a Roma. Devo dire che le case di Londra, nonostante sia stata una città molto 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 ricca, non offrono assolutamente la varietà che offrono le case dei privati di Roma, ma non solo di Roma. Anche ieri sono andato in una casa di Bologna che era un museo. Il confronto del mercato tra Londra e Roma non c'è, nel senso che Londra è la capitale mondiale dell'antiquariato, del commercio dell'antiquariato, e a Roma è riservato un ruolo assolutamente marginale, ma questo per via delle note croniche difficoltà di burocrazia, di tasse che affliggono il nostro paese. Però devo dire che è un vero peccato, perché comunque è un paese che dal punto di vista artistico offre tanto. È giusto ovviamente proteggere il nostro patrimonio, che è la vera e propria ricchezza del nostro paese. Diciamo, non bisognerebbe però proteggere cose che valgono poco e lasciare il libero commercio alle persone come fanno altri paesi. Però detto questo, insomma, non vorrei fare questo commercio in nessun altro paese al mondo, perché quello che offre il nostro paese a livello di varietà di opere d'arte e anche di epoca è enorme. Nelle case dei londinesi si trova senz'altro l'Ottocento e devo dire veramente poco altro, mentre nelle case dei romani, dei bolognesi o dei napoletani si trova il 500, il 600, il 700, il design degli anni 60, soprattutto nel nord Italia, però non solo. Quindi insomma è veramente, ogni volta entrare nella casa di un privato è veramente una grandissima emozione, così come lo è anche entrare in una fiera come quella di oggi o anche in un negozio di antiquario. Quindi consiglio a tutti di avvicinarsi a questo mondo. Se non volete spendere dei soldi non li spendete, però magari avvicinatevi, fate domande e fatevi incuriosire da questo mondo così vasto, e vedrete che insomma è una passione che poi negli anni piano piano mano a mano che le conoscenze salgono, dà veramente tanto. Devo dire, nel mio caso riempie la vita. Con questo direi che è tutto. C'è qualcosa da aggiungere? Adesso andiamo a Osimo, chiediamo a questo privato se possiamo fare un piccolo video e vediamo se ce lo fa fare, e se no nel caso ci rivediamo a Roma. Grazie sempre per seguirmi, a presto da Gianluca e Marco. Ciao. Ciao. Ciao, oggi è giovedì, scusate. Giovedì sto controllando una documentazione di garanzia di una statua che ho acquistato da un privato. Lui l'ha acquistata nel 2007, è un antropotauro a caccia di Salvatore Fiume. Non conoscevo questa produzione, quindi stavo dando un'occhiata. Comunque si tratta
di una fusione, non sono stati fatti 100 esemplari e poi, vabbè, me lo devo studiare un attimo. Stavo controllando, questi sono tutti acquisti fatti negli ultimi 2 giorni. Con questo video vi presento un pochino di acquisti fatti sia oggi, che dobbiamo tra l'altro ancora scaricarli, che sono dentro al portabagagli della macchina, e sia ieri. Questo anche è un dipinto ad olio su tavola, molto carino, è in tutta evidenza una ciociara, è molto bello l'orecchino, è molto particolare, molto bello il viso della ciociara ed il contrasto con il fondo. Ci sono 2 iniziali FV e c'è chiaramente scritto Roma, cosa che ci fa piacere visto che noi siamo di Roma. La cornice, siamo nel 1880, la cornice è la sua originale. Qui c'è un timbro che potrebbe essere, ci dice che probabilmente è appartenuto a qualche collezione. Insomma, ci devo perdere un pochino di tempo, anzi, se questo F.V. vi dice qualcosa, fatemelo sapere, così non ci devo più perdere del tempo, lo metto in vendita e vi ringrazierò. Ok, vi faccio vedere qualcos'altro. Queste sono cose che abbiamo comprato ieri. Un bel piatto in maiolica, antico, dell'800, purtroppo è rotto. E vedremo se venderlo così o farlo restaurare. Noi in genere, per filosofia, la nostra filosofia è di comprare e vendere le cose così come sono, anche per una questione di tempo. Non abbiamo tempo di far restaurare tutto quanto, però quando si tratta di cose particolarmente belle, siccome le mie restauratrici sono particolarmente brave, potrei decidere di farle restaurare. Qui abbiamo delle cosine carine, vabbè, questo è senz'altro una riproduzione senza nessun interesse artistico. Queste siamo nel periodo 1940 circa, siamo in Cina e sono fatte in pietra saponaria, sono una coppia di vasetti in pietra saponaria. Questo è un vasetto cinese che è semplicemente una riproduzione, cioè vuole essere antico però non è antico, è una cosa degli anni 80, anni 90, così. E questo ve l'avevo già fatto vedere, siamo in Cina nel periodo Repubblica 1930 circa. Qui abbiamo comprato anche, sempre ieri, un olio su tela di Giovanni Omiccioli e abbiamo scritto alla fondazione, all'archivio, per avere l'autentica. L'archivio Omiccioli è un archivio estremamente onesto perché non si prende nulla, o sbaglio Marco? No, giusto i diritti per le fotografie. Quindi 30 euro così. Con una trentina di euro l'archivio Mincioli vi fa l'archiviazione del dipinto, ammesso che non sia già archiviato. È un archivio quindi estremamente onesto, col quale lavoriamo volentieri da anni. Poi, vabbè, lì abbiamo sempre cose ancora da apprezzare di Maria Grazia Apolloni. Siamo indietro col lavoro perché stiamo comprando tanto e quando uno compra tanto deve andare in giro, quindi non ha poi tempo per dedicarsi a apprezzare le cose. Io ho molti aiutanti, però ci sono delle cose che faccio solo io, che è quella di comprare da una parte e di mettere i prezzi dall'altra. Venite, riprendi quel quadro, questo qua sotto. Anche questo quadro l'abbiamo acquistato da un paio di giorni, non riusciamo a capire la firma. Anche in questo caso, se vi volete esercitare o cimentarvi, questa è una firma veramente difficile da leggere. Se conoscete questo pittore e ci volete aiutare, io ve ne sarò grato. Il dipinto è molto interessante, direi che siamo nel 1960, direi che è una tecnica mista su carta. C'è la biacca, c'è la matita, c'è il carboncino, ci sono i colori ad acqua, insomma è un quadro senz'altro divertente. Andiamo a vedere cos'altro è arrivato. Un bel olio su tela dell'800, un ritratto. Qui c'è una natura morta che vuole essere
antica, però non lo è. Qui siamo tranquillamente nella seconda metà del Novecento. Venite e vi faccio vedere il cracklet quando non è vero. Vedete questo cracklet? Più volte io ho parlato del cracklet, no? Questa sorta di traumi che subiscono le tele nel corso del tempo. Possono essere anche fatti da falsari in gamba per trarre in inganno l'occhio inesperto. Questo è proprio il caso. Cioè questo non è un cracklet antico, questo è un cracklet probabilmente da forno. Cioè è un quadro che è stato dipinto di recente, mettiamo 40 anni fa, 30 anni fa, è stato messo dentro un forno ad alta temperatura, poi a bassa temperatura, alta temperatura, bassa temperatura, alta temperatura, bassa temperatura, e dopodiché questo è il risultato, un cracklet finto. Questi negli anni 70, negli anni 80 poi sono quadri che magari venivano venduti tra fine 800, primi 900, invece sono proprio finti, però sono decorativi. Io quando li trovo nelle case li compro sempre, perché le tele in genere sono fatte così. Il telaio sembra legno vecchio, probabilmente usavano del legno vecchio, invece è nuovo, è roba nuova, però alla fine sono dipinti divertenti, noi li vendiamo a 100, 200, 250 massimo e vanno a arredare magari, che so, un bed and breakfast, una casa vacanze. Allora, poi sono arrivati dei mobili da una casa di Via della Balduina, ve li faccio vedere. Via della Balduina è un quartiere di Roma, la Balduina è un quartiere di Roma molto carino che sta qua vicino. Vabbè, questa è una specchiera che veniva usata come testata di letto, in genere però queste qua in origine avevano una loro credenza, una servante. Siamo negli anni 50 ed è una manifattura italiana. Questa la vendiamo a 250 euro. Questo è un comò di importazione. Questi comò mio padre li abbiamo importati per tanti anni, dal 1990 al 1998 circa, quando andava di moda lo stile detto Biedermeier. Poi magari farò un video sul Biedermeier, perché in realtà il Biedermeier vero è quello austriaco del 1815-1830, però poi è una moda che si è diffusa molto nella Scandinavia e quindi in Danimarca e in Svezia a un certo punto hanno prodotto massicciamente, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche nel 1910-20 così, questo tipo di mobili. Il Biedermeier, quindi sia quello austriaco bellissimo dei primi anni, sia quello tedesco, sia quello olandese, si caratterizza per una sorta di semplicità, sono mobili abbastanza asciutti, abbastanza anche molto funzionali. In questo caso hanno usato la piuma di mogano, che la usavano molto i danesi. In alcuni casi in Svezia, in Finlandia e in Norvegia usavano invece legni chiari come l'olmo o la betulla, sono molto molto divertenti e sono andati molto di moda. Poi adesso le persone che li hanno comprati negli anni 90 purtroppo piano piano muoiono, i figli ci chiamano per venderli. Escono fuori dagli appartamenti a prezzi ridicoli. Questo qua per esempio lo vendiamo a 400 euro, 300 euro, cifre del genere, quindi parliamo veramente di poco. Qui siamo in Francia, stesso discorso per il Biedermeier, stile estremamente asciutto. Questo stile si chiama Luigi Filippo, in particolare a cappuccina perché hanno sempre questi comò Luigi Filippo, questa specie di cappuccio, questa specie di svasamento finale. Anche questi sono stati comò molto apprezzati, anche in questo caso oggi come oggi si comprano veramente a 2 lire. Questo per esempio viene a 380 euro ed è simpatico perché è piccolo. I mobili più sono piccoli e più sono commerciali, più sono grossi più sono difficili da vendere. Vi faccio vedere il pezzo più bello della casa, stava all'ingresso, questa credenza. Questa è una credenza detta serpentina perché è tutta mossa, è fatta in Inghilterra, queste le hanno fatte dal 1840 al 1890 circa. Quelle più belle sono quelle in radica di noce con i fregi in bronzo e gli intarsi in bosso a serpentina. Questa particolare radica di noce è tipica dell'ebanisteria inglese e si chiama nocciolina perché è estremamente piccola, estremamente particolare. Ovviamente è un impiallaccio, è impiallacciata, quindi c'è un filo di un foglio di radica di noce applicato in genere sul rovere nel caso dei mobili inglesi. Per darvi un'idea di quello che era il mercato di queste credenze, quando negli anni 90 io vivevo in Inghilterra
perché dovevo comprare queste credenze perché andavano moltissimo, trovare una così era estremamente difficile. Noi arrivavamo a pagarla tranquillamente anche 4.000 sterline, quindi gli odierni 6.000 euro, e la vendevamo a 9.000 sterline, la compravamo quindi all'equivalente di 6.000 euro e la vendevamo all'equivalente di 9.000 euro. Oggigiorno una cosa del genere noi la paghiamo in una casa dai 6 agli 800 euro. Questo per dirvi quanto è calato il mercato. Non è evidentemente colpa nostra, è quello che succede a ogni mercato, quello dei vestiti, a quello dei mobili, a quello delle auto, quando cambiano le mode. Purtroppo è andata così, quindi questa è una cosa che noi in una casa paghiamo dai 6 agli 800 euro e la vendiamo più o meno al doppio, perché vanno considerate le spese accessorie, come per esempio il trasporto. Questa in questo caso la vendiamo a 1.600 euro e anche in questo caso devo dire che è un vero e proprio affare. Se Marco vieni qua dietro voglio far vedere alle persone, questo tipo di mobili è importante che siano integri. Le fodere dei mobili inglesi sono fatte in questa maniera. Tutto deve tornare, la patina, il colore, non ci devono essere chiodi, non ci devono essere fregi particolari o cose particolari. Il mobile deve risultare nato così esclusivamente come lo vedete, quindi senza nulla di rimesso. Qui forse è stato rimesso un pezzettino di legno, ma niente di importante. I piedini molto spesso vengono, però non sembra in realtà. È stato rimesso solo questo zoccoletto di rinforzo, in realtà il piede originale c'è, solo questo zoccolettino piccolo piccolo di rinforzo. Quindi diciamo, ecco, è importante che i mobili quando vengono acquistati sono integri. Questo è un mobile integro al 100% e a 1.600 euro oggi come oggi è veramente un grande affare. Andiamo a vedere quello che ho comprato oggi, quindi queste sono cose arrivate negli ultimi 2 giorni. Adesso andiamo a vedere quello che ho comprato oggi. Questi sono tutta una serie di quadretti che abbiamo comprato ieri e l'altro ieri, poi piano piano li prezzeremo. Vedete, il lavoro dell'antiquario è un lavoro piuttosto lungo. Ognuno di questi quadri, prima di metterlo in vendita, anche se sappiamo che magari è un quadro da poco, dobbiamo cercare di capire quantomeno chi l'ha fatto e quantomeno in che periodo, anni 60, anni 70, per scrivere una piccola descrizione. Quindi questo qui è un lavoro molto lungo e va fatto da una persona molto esperta, quindi in genere qua dentro lo devo fare io. Guardate questo che carino, una donna dormiente. Questo è un dipinto senz'altro dell'800, però va tirato fuori, va visto se ci sono delle sigle, delle piccole firme. Non è un dipinto di eccezionale, chissà che valore, io già so che vale poco, però comunque sia un bel dipinto, quindi diciamo i 10-15 minuti glieli devo dedicare e questi 10 minuti si sommano a questo, a questo, a questo, a questo, a tutto quello che vedete per terra. L'antropotauro, pure questo devo studiare. Qui c'è un antropotauro di Salvatore Fiume. Pensate che questo nel 2007 è stato pagato la bellezza di 7-8 mila euro, oggigiorno noi lo venderemo all'incirca con uno zero di meno, quindi intorno ai 600-700 euro, questo per dirvi quanto siano crollate queste cose. E non tanto, non posso dire che siano state pagate troppo, certo c'era senz'altro una bolla, però il 2007, considerate, stiamo parlando dell'anno in cui è crollata la Lehman Brothers, prima del crollo della borsa della Lehman Brothers, c'era un'altra concezione dei soldi, cioè tutti guadagnavano un po' di più, stavano un po' più tranquilli, magari avevano i soldi in borsa e tutto valeva di più. Quindi queste persone che l'hanno pagata 7.000 euro, questa statua, non posso dire in tutta onestà che hanno preso una fregatura e che l'antiquario è stato disonesto, semplicemente è successo quello che era imprevedibile. Vi voglio far vedere un altro mobile bellissimo, almeno a me piace, uno scrittoio. Siamo sempre in Inghilterra, sempre nel periodo vittoriano, radica di noce, ebano, bois de rose, la filettatura in bosso, molto elegante. È un pochino più basso del normale. Sapete perché? Ve lo dico, va, se non vi faccio l'indovinello stavolta.
Perché nell'Ottocento le persone erano più basse, anche in Inghilterra di oggi, quindi gli scrittoi e i tavoli da pranzo non erano 77 centimetri come oggi, ma erano 70 centimetri. Questo è il motivo per cui molto spesso sia gli scrittoi che i tavoli sembrano bassi, perché non sono stati ancora rialzati. Molti sono stati rialzati negli anni 50, 60, 70, alcuni non sono stati rialzati come in questo caso, probabilmente perché qui ci studiava un bambino, quindi non l'hanno rialzato e c'ha la sua altezza originale. Cosa si farà adesso quando lo venderemo? A meno che non vada un bambino, si toglie questo, si aggiungono quei 4-5 cm che mancano, si rimette questo, è qualcosa di invisibile e così si adatta a un mobile antico dell'800 nato a 70 cm, quindi perché c'era un'altezza media bassa, si riadatta all'altezza media di oggi. Non so se avete visto i ragazzi oggi quanto sono alti tutti più di 1,80 m, quindi per forza di cose questa piccola trasformazione deve essere fatta. Quindi questo è un bellissimo scrittoio, qui siamo sempre quindi in Inghilterra nell'800, il suo prezzo è 750 euro. Andiamo a vedere quello che abbiamo comprato oggi. Allora, abbiamo comprato una toletta, la scarico, ve la faccio vedere perché è molto bella. Qui siamo nel sud Italia, forse Napoli. Sì. Periodo umbertino, quindi 1880. Il marmo, vabbè, ho comprato questo che è un acquerello, è una copia della Sibilla. Ho comprato questo che è un quadro di decorazione, olio su tela 1970, pittore ignoto, semplice decorazione, è un quadro da poco, l'ho pagato poco, lo venderò a molto poco. E questo è il marmo grigio. Guardate, quindi questa adesso la rimontiamo e poi magari domani o dopodomani in un altro video ve la facciamo vedere. Guardate quanto è bella, quindi è una toletta. Qui ci va il marmo, qui c'è un pezzo d'ala mancante ma sta nel cassetto e qua sopra il marmo si monta quello specchio. Quindi è una toletta. Questa stava nella camera da letto dalla parte della signora, probabilmente c'era pure un puff dove la donna si sedeva e si truccava. Ovviamente sia i draghi sia i putti richiamano al neorinascimento, sono elementi del Rinascimento che nella seconda metà dell'Ottocento, come già ho detto più volte, vengono ripresi, riadattati, magari anche un pochino impreziositi, e vengono fatti questi mobili che sono estremamente divertenti, ancora apprezzati sia in Italia sia all'estero. Quindi questi sono gli ultimi arrivi e adesso monteremo questo video, poi magari lo mandiamo domani. Stiamo ancora montando il video della fiera del BID che è venuto molto lungo ma sarà molto carino. E quindi per il momento è tutto, vi ringrazio come al solito di avermi seguito, a presto, arrivederci.